Amici, allora sono appena tornato da un viaggio backpacking di 2 giorni e come ormai è tradizione vi mostro cosa mi sono portato per 2 giorni e una notte in bici, fuori. Allora, lascio questa qui, vediamo se riesco a fare una ripresa decente. No, non la riesco a fare. Ah sì, dai, così va bene, anzi. Metto anche una molletta sotto. Oh, per tenere sollevato. Allora, ovviamente, la giacca, la giacca con cui si va deve essere una buona giacca. Per il vento, non deve far entrare il vento. Se dovesse piovere deve un minimo resistere a qualche colonna d'acqua. Quindi, giacca. Poi il casco, che questo viaggio mi si è anche un po' rotto, capiremo come. Poi io mi porto sempre una maglietta termica sopra un'altra maglietta termica, questa qui. Ovviamente nella giacca questa qui che metti sopra, io sul retro tengo sempre i guanti in caso di calo delle temperature e un cappello più pesante di questo che ho indosso. Occhiali da sole, se non per il sole, per il vento, però sono fondamentali. E qui in questa sacca sopra il tubo metto sempre un power bank, fondamentale nel caso venga meno l'energia, e con qualche cavo, quindi in modo da poter collegare immediatamente la tecnologia che ho sul manubrio. E poi che altro c'è qui? Un altro cavo. Ok. Poi in questa borsa che ho sul retro, questa che in questa occasione no, è rimasta un passo veramente da toccare la gomma. Ho batterie del drone e batterie delle action cam, una soletta riscaldante perché pensavo di incontrare in Umbria un freddo assurdo, invece in realtà non l'ho usata. Un altro cappello più pesante ancora che non ho mai usato. Poi un solo paio di mutande perché l'intimo, non so se qualcuno non lo sa, ma i ciclisti si indossano senza slip, senza intimo, o boxer. Un altro paio di calzini oltre a quelli che ho, lunghi. Il pigiama per dormire fuori, il pezzo di sotto, e il pezzo di sopra è una maglietta di queste di cotone, ad esempio, che puoi trovare nei negozi Uniqlo, che sono date per essere warm, un po' più calde, e un'altra maglietta tecnica di ricambio. Poi in questa sacchetta, questo è un taccuino perché mi piace scrivere quando sono in giro, le salviette umidificate, lo spazzolino da viaggio con il suo dentifricio, la penna perché mi piace scrivere come prima, un altro carica del telefono, basta. Poi ho questa è una sacca che all'occorrenza posso mettere sulle spalle. Non mi piace portare nulla sulle spalle, ma me la porto in caso di overweight della bici, cioè magari la carico troppo, mi rendo conto che tocca la ruota e tolgo un po' di peso, lo metto sulle spalle. Qui c'è il portaocchiali, ci sono un paio di queste fasce
che ti aiutano in situazioni in cui devi bilanciare pesi o tirare della roba. Poi questo qui che cos'è? Questo qui è sostanzialmente un dispositivo che ti consente di caricare tutte quante i dispositivi insieme, quindi parlo di drone, faro anteriore, luce posteriore, Garmin per la navigazione, ciclocomputer, che altro ho? Una GoPro che ho io davanti, action cam in genere, telefoni. È molto comodo perché tu, qualunque posto ti trovi, attacchi una spina e ce l'hai tutta in carica. La spina dov'è? Eccola appunto. Poi cos'altro? Cos'altro ho? Un copricasco antipioggia, e tutto il necessario per le riparazioni, che può essere qui, diciamo, una sacchetta in cui io metto, ora magari ve lo faccio vedere, una camera d'aria. In caso di foratura io ho queste che non hanno camera d'aria all'interno e questi copertoni appunto che non hanno camera d'aria, ma in caso di foratura, qualora il lattice non riuscisse ad autoriparare, ho bisogno di mettere una camera d'aria all'interno perché non riesco con la pompetta a rigonfiarla con la pressione che ci vuole per tallonare un copertone di questo tipo. Poi una di queste pinzette smaglia catena per togliere il coso della catena, il salsiccione in caso di foratura, e questa è un'altra, sì, per la catena sempre. Cas'altro, e poi un kit classico multichiave per svitare qualunque cosa. E poi mi sembra che qui sia finito. Che altro c'ho? Un'altra di quelle solette riscaldanti che non ho usato, una cartolina comprata a Spoleto. Poi vediamo cos'altro. In questo fascione qui ho il drone. Qui dentro c'è il drone. E in quest'altra cosa qui il radiocomando del drone. E poi la famosa pompetta che dicevo, essendo lungo torna utile per queste cose. Poi vediamo cosa ho nella borsa anteriore. Devo dire sempre un po' scomoda, però allora, un paio di guanti ancora più pesanti degli altri, e anche in caso di pioggia sono meglio questi. Ho sganciato la simpatica borsa di Miss Grape, così facciamo anche pubblicità. Qui ho un paio di pantofole perché non sai mai dove vai a dormire, se ci sono, uno scaldacollo che non sai mai se arriva la tormenta, e di solito qui in questa borsa anteriore metto una giacca in nylon per la pioggia, antivento, e un pantalone anche impermeabile. Fine, that's it. Una cosa che non vi ho detto, che mi sono dimenticato, è che io porto sempre anche un piumino leggero, questo qui, come se fosse, cioè io questo l'ho comprato sempre nei negozi Uniqlo perché costava poco una volta, adesso già è aumentato, perché se devi uscire la sera e poi magari hai bisogno di vestirti in borghese, non da ciclista, io per esempio adotto questa tecnica di avere sempre dei pantaloni, vedete, pantaloni di questo tipo sopra i pantaloni del ciclismo, quindi ho sotto i pantaloni del ciclismo, e poi vi faccio vedere, e poi ho questi tipici attrezzi che si mettono qui per non farti andare i pantaloni nella bici, insomma, sì, tra i pedali. E questo è tutto. Se vi è piaciuto il video iscrivetevi, ci vediamo alla prossima avventura.